Primo posto di blocco, ce la pompa. I pericoli del guerrero. Lo sai cosa vorrei fare io, lo sai bene. Lo so cosa vorresti fare, ma qua non lo faremo. Bene, ciao amici. Sono le 7:59 del mattino. Tardi, dovevamo partire alle 7. Però stiamo migliorando, stiamo molto migliorando. che dobbiamo fare quasi 5 ore di viaggio. Faremo una pausa 5 ovviamente. ore di viaggio Che con non siamo in grado di sopportare le chiappe per 5 ore. soprattutto la caldazza che probabilmente farà. Allora, noi praticamente adesso siamo a Pinotepa Nazionale, una cittadina nel nulla, dello stato di Oaxaca, che finisce qua. Qui inizia lo stato di Guerrero e oggi facciamo tutta questa strada che ci porterà ad Acapulco, quindi facciamo tutta la Costa Chica, che è tutta questa. La Costa Chica perché Acapulco è più vicina al confine con Oaxaca che con quello col Michoacán. Da Acapulco al Michoacán è la Costa Grande. E arriviamo qua, si spera. Acapulco. Guerrero e Michoacán sono tra gli stati più pericolosi, quindi corriamo un po'. Ok, a dopo. Si parte? Io sono un po' tesa, ma parlo da sola perché Andrea non ha ancora acceso l'interfono. Stiamo andando a nord perché l'obiettivo, diciamo, finale del nostro andare a nord sarebbe la California, gli Stati Uniti. In Messico è la Baja California, vabbè, anche perché più in alto non c'è niente. Dovrebbe essere un posto pazzesco. Adesso attraverseremo prima lo stato di Guerrero e poi lo stato di Michoacán, che sembrano anche due stati dove ci hanno detto che la natura è pazzesca. Però sono stati pericolosi perché sono in mano al cartello e non so cosa aspettarmi davvero. In certi momenti penso che a bordo strada vedremo la gente col mitra. Quindi ci siamo. Bienvenidos a Guerrero. Stiamo entrando in Guerrero ufficialmente. Ecco il poliziotto. Ok, possiamo andare. Ha fatto andare noi, ha fermato quello dopo. Non so bene come sarà la sensazione di quando fermeranno noi. Hai presente quando ti viene una colica? Ho presente. Ecco, più o meno quella è la sensazione. Ok, primo posto di blocco con mitra, fucile a pompa. Sì, quello lì non era polizia, assolutamente. Però c'ha sorriso felice. Lui era un privato. Un privato cittadino che difende la sua tierra. Posto di blocco, sempre con la moneta in mano. Che cosa vuole? E col fucile ovviamente. Bello però qua, guarda quante palme. Sì, wow. Boschi di palme. Che per noi è assurdo, ma sarà la normalità. In questo posto, in questo comedor dove abbiamo appena mangiato, e questa ragazza sulla sinistra che si chiama Ioana praticamente ci ha invitati a casa sua, nel senso che noi adesso procediamo verso Acapulco, però ci ha detto praticamente che lei abita qui nella strada vicino alla chiesa e siamo veramente in un paesino di 10 abitanti e niente, ci ha detto se avete bisogno, se avete voglia, io abito nella via che porta alla chiesa, se volete venire potete stare a casa mia. Ecco i pericoli del guerrero. Non credo che sia nei suoi interessi portarci via i reni, però che risponde sui social. Che si tocca fare? Bisogna diventare social. Oh, dopo questa pausetta al comedor ci rimettiamo in marcia, mancano un paio d'ore. Ecco altro posto di blocco un po' cioè loro hanno bloccato mezza carretera per farti passare di fianco loro e poi salutano. Ma chi è che fermano per cioè farsi dare i soldi? Non si capisce. Evidentemente non ti fermano, aspettano le donazioni volontarie. Guarda che carino là, Che cos'è? tutte colorate quelle casette. Che città è? Non ne ho la più pallida idea. Secondo me è Acapulco. Però c'è il macro tunnel qua dritto. Acapulco costiera. Sì, siamo ad Acapulco. Colorata questo. Beh, ma scusami, perché non abbiamo fatto questo meraviglioso ponte panoramico? Guarda quanto è grande il Chedraui a sinistra. Mi stai dando troppi input tutti in una volta. Questa città me li sta dando. Guarda il ponte, c'è il Chedraui, perché non andiamo?
Ma che roba! Non fermarti che sennò devo scalare. Non mi fermo, stavo guardando il panorama. Si sale, Sì, e poi si scenderà. Ma c'è la discesa. È rosso. Saluta a me. Ciao. Siamo ad Acapulco. Via. E suonano già subito così come a Milano. Occhio. Ok, un poco derecho. E stazionamento è lì. Dove? A destra o a sinistra? Secondo me è lì l'ingresso. Siamo arrivati ad Acapulco e mentre Andrea va a trovare un modo per farci aprire lo stazionamento che è là. Ma è chiuso? La porta è chiusa. Buenas tardes. Mi esposa llamé ayer por un cuarto matrimonial. ¿Trae carro? Tenemos 2 motos, si es posible estacionar. Vamos para allá. Gracias. Scusate la mascherina, ma siamo in un ristorante. Siamo da Riccardo Tortas. Le tortas sono panini giganti in realtà. Noi l'abbiamo presa a Paradievar, quindi da asporto. Facciamo fare 2 passi nel pezzetto di Acapulco che abbiamo visto, che è molto centrale, siamo vicini allo Zocalo. Guarda che si inerpica tutta. Sì, E il tipo qua ci ha detto, per aprire, praticamente infilate la mano e girate E noi infiliamo la mano. opera. Comunque questa è orciata, per chi si domandasse. Che cos'è questo litrazzo di roba? Allora, qui ad Acapulco siamo in un posticino veramente carino. Dove siamo soli, non c'è praticamente, cioè non c'è proprio nessuno. Sì, Però ma vabbè, non è periodo turistico, siamo in Guerrero e non è una zona turistica. Andrea sta puntando la sua orciada. Ecco, vedi? Ne è appena caduto un altro. Praticamente questi rumori che si sentono sono i manghi che cadono dalla pianta di mango. E prima ho chiesto al ragazzo dove potevo comprare un mango e lui praticamente mi fa: vabbè, cioè qua cadono, prendi quello che vuoi e mangiatelo. Anche alberone che c'è. Ecco, questo è l'albero, è gigantesco e questa era una vecchia hacienda, quindi è una casa praticamente, è una casa che poi loro hanno riadattato. Per chi se lo stesse chiedendo, non è una cosa chic, ecco, spendiamo sempre i nostri 18 euro a notte. Il cortile, poi c'era il pozzo. Questo è verde o no? E questo è duro. Sì. ¿Sí? ¿Están bueno? ¿Este también? La caída. Sí. Esta es Sí. otro palo de allá. Ah, Es ese otro. es el otro. Este otro. Ah, Son diferentes, ¿no ves? Son Ah, tres. ajá. Este otro y el otro allá. es otro. Son 3. Ah, Lo mismo árbol. Ajá, son a tres. Son tres Son tres. tipos diferentes. Diferentes. Sí, Qué qué bueno. Sí. Puede empezar Un comercio de mangos como por la calle. Nadie la compra. ¿No? ¿Por qué? Porque hay en todas partes. Porque es lleno de mangos, sí. Nadie la compra. Buongiorno da panda. Con le Buongiorno a occhiaie a tutti. terra. Sono le 8 del mattino, si sente la campana. Ci abbiamo provato a partire alle 7:30, non è che ce la stiamo facendo molto bene. Eccola, non possiamo parare sull'orario. Stiamo partendo da Acapulco in direzione Zihuatanejo, 4 ore e mezza di viaggio, vi facciamo vedere adesso sulla cartina. Noi siamo qui e ci dirigiamo oggi a Zihuatanejo. Facciamo tutta la strada costiera. Sì, dovrebbe essere neanche troppo male. Qua finisce lo stato del Guerrero Sì, e alla Zaro inizia Cardenas. il Michoacán. Quindi via. Buen viaje a Acapulco de Juárez. Gracias Acapulco con la tua palmita. Anch'io avevo in mente questo nome,
come uno di quei posti un po' mitologici, no? Legati probabilmente all'immaginario degli anni 90, ecco, non... Sì, magari ha avuto la sua epoca, adesso è un po' meno attraente. Allora, pensavo si percepisse molto di più la situazione di pericolo. In centro non si percepiva. Nella periferia sì. Di Guataneco 220. Bellissimo. Guarda quante palme. Un mare di palme. Sì, davvero. Molto bello. Sono giganti. Qui è pochissimo costruito e quindi la natura fa quello che deve fare. Là dietro le palme si vede il mare, cioè si intuisce il mare. Ah, eccolo. Non vedevo la linea dell'orizzonte. È fantastico qua. Wow. Improvvisamente ci siamo ritrovati sull'oceano. Guarda che roba. Spiaggia. Pazzesco. Sono passate esattamente 3 ore di viaggio, non abbiamo neanche appoggiato il piede per terra, siamo un po' stanchi e stiamo cercando un posto dove fermarci. Aspetta, restaurant a 100 metri. Guarda qua che bello. Vista panoramica, wow! Addirittura restaurant, non come dove. C'è scritto restaurant. Caro, Fuori budget. caro. Ci fermiamo qua? Questo qui mi sembra il più... sì, c'è già anche altra gente, ci mettiamo qua. Ma che bello qua. Guarda quel promontorio lì. Spettacolare. Il posto è questo. Adesso vediamo dentro com'è. E là c'è l'oceano. E adesso poi andiamo a guardarlo l'oceano. Sì, infatti, però prima mangiamo. Stomaco pieno. Cosa hai preso? Ho preso uovo aranciero con chorizo, Sembra che è molto buono. tostada con l'uovo 3, con cipolla, pomodoro, salsina piccante. Sto già arrivando. Ma il chorizo dov'è? Non lo so, sarà dentro. Ho sbagliato. Oppure non c'è. Io ho Tu hai preso preso? uovo sala mexicana. Quindi Con uova. arroz. Sì, con riso. E E di tortiglia. La tasca. sono le moto proprio davanti a noi mentre facciamo la poppa. Buon proveggio. Grazie. Eccoci, abbiamo mangiato. Com'è andata? Bene. Abbiamo mangiato una cosa che per la prima volta era troppo piccante anche per Andrea. Mamma mia, era piccantissima. Però era buonissima. Sì, super. Abbiamo iniziato oggi la Costa Grande perché prima di Acapulco, arrivando da Oaxaca, c'è la Costa Chica che ce la siamo magnata l'altro ieri in un giorno. Non so quanti chilometri stiamo macinando, però praticamente in 2 giorni abbiamo già fatto più chilometri di quelli che abbiamo fatto in 2 mesi. Ecco. E adesso siamo nella Costa Grande e oggi primo pezzo, domani lo completiamo. Eccola là. È una costa ed è grande. Parecchio. Qua se non fossimo imballati e non fossimo in un territorio un po' pericoloso, ci sarebbe veramente da far volare un po' il drone Già. su questa meraviglia. Che bello. Niente drone. Prossimamente. Cioè i posti di blocco c'erano, erano tutti molto armati anche. Un po' di pattuglie, centrali di polizia, guardia nazionale, però tutti che ti salutano, tranquilli, ti fanno passare. Per Però- adesso zero problemi, davvero. Torniamo alle moto? C'ho voglia. Abbiamo provato in ogni modo a postare un post per voi su Instagram, non ce l'abbiamo fatta. Cioè qua internet non c'è. Non va. E quindi adesso Dove sta? ci riproviamo. Ma a vedere anche là com'è. Quanto sono belle le nostre moto. Ma guarda di là!
Guarda lì, i cactus. Meraviglioso. Meraviglioso. Lo sai cosa vorrei fare io, lo sai bene. Lo so cosa vorresti fare, ma qua non lo faremo. Ma poverini quelli che guardano il video. Noi siamo del team non corriamo pericoli gratis. Si procede. Quanto manca? Mancano 700 metri e poi a destra siamo arrivati. Siamo arrivati a Zihuatanejo dopo 4 ore 40, 4 ore e mezza di viaggio con un pausetta pranzo. Ad Andrea non piace per niente qua. A me piace tanto, no. tanto quanto Acapulco, brutto è brutto. Brutto uguale. Tra l'altro dobbiamo ancora decidere dove andiamo domani, non è sicuro perché non abbiamo capito dove dormiremo, ecco. Ora chiamiamo un po' di posti, vediamo. Comunque sarà nel nulla, circa 5 ore da qui perché non ci sono più città. In Michoacán. In Michoacán, che proprio non è il posto dove vorremmo stare. Però andiamo, facciamo questa toccata e fuga e poi proseguiamo. Il giorno dopo probabilmente ci spostiamo e arriviamo in Colima. Insomma, in questi giorni stiamo un po' tarellando. Andrea è stanco visibilmente. Sì, sete. Ovviamente siamo sempre in luoghi abbastanza impervi. Eccoci qua. Ovviamente ci sono i lavori. Il nostro lugar. Quartito. A me buio. Il quartito. Micro Pequeñito. quartito. Prima di collassare definitivamente e darci all'idratazione massiva, vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito in queste avventure, disavventure narcos. E Speriamo vi sia piaciuto questo video. prima che moriamo disidratati vi chiediamo per favore di iscrivervi, di mettere mi piace e ci vediamo alla prossima. Ora vi faremo vedere una piccola preview di quello che succede la prossima volta, che tra l'altro noi non lo sappiamo ancora. Ciao! Mire, si yo tuviera que hacerlo, me iría por Guadalajara. Sì, la nostra giornata inizia che non sappiamo più dove andare. La cosa che mi sta preoccupando di più è la mia gomma dietro. Per adesso non mi sembra sgonfia, ecco. Hai forato.